convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dall'editoriale del 10 marzo del 2025, buon lunedì, buona settimana che ci condurrà alla prossima partita del Milan, la partita in casa con il Como. Grazie a tutti quelli che hanno visto il post, editoriale e quant'altro, insomma grazie a tutti quelli che ci supportano e che come detto ieri ci fanno anche andare avanti, grazie a chi commenta, mette like, sottoscrizione, abbonamenti, eccetera, 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 insomma grazie a tutti voi. Come ho detto ieri, non è un bellissimo periodo, ma passerà. Cosa accade ora dentro il Milan? Inizio subito con l'editoriale, non perdiamoci troppo in preamboli, perché insomma, abbiamo raccontato un po' cosa è successo anche negli anni precedenti, negli ultimi giorni, le nostre lotte interne, tutto quello che potrebbe essere e che è stato in realtà il Milan negli ultimi anni, e capire invece adesso cosa potrà essere per quanto riguarda il prossimo ruolo della D, del DS, dell'allenatore, delle proprietà, eccetera, eccetera. Partiamo con un antefatto in realtà, ovvero capire cosa e dove andrà Redbird, su quale strada intraprenderà la proprietà del Milan. Una proprietà che è arrivata qui ormai 3 anni fa, quasi. Siamo quasi al terzo anno, comunque è il terzo anno sportivo questo. Una proprietà che doveva andare in continuità con la precedente, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista dei ricavi, sia dal punto di vista della gestione, sia dal punto di vista nell'ottica di miglioramento dei ricavi, anche di ampliare e soprattutto supportare quella che era stati i discorsi della vecchia proprietà per la questione stadio. Dopo 3 anni, insomma, tirando un primo bilancio triennale di quello che ha fatto Redbird, la proprietà del Milan è insufficiente. È insufficiente per quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, e che quando ha fatto male. Mi riferisco, insomma, ripartiamo al contrario, partiamo dallo stadio. Avevamo un'occasione per provare a fare uno stadio da soli, di proprietà, a San Donato, è stata persa questa occasione. Il progetto è ancora in ballo, ci mancherebbe. Non sto dicendo questo, ma in questo momento è inutile negare che insomma l'idea principale è quella di tornare in zona San Siro e fare uno stadio nuovo insieme all'Inter. Questa è l'idea principale, non c'è carattere di smentita. San Donato nel caso è tornato a essere un piano B, senza che il proprietario dica il contrario, tra l'altro, visto che l'ultima cosa che ha detto il proprietario sullo stadio è da soli a San Donato. Dopo un anno ci ritroviamo con un progetto stadio ancora in alto mare, con forse alle porte l'acquisizione della zona di San Siro, capire poi come, dove, quando e perché fare lo stadio al posto del vecchio San Siro, meglio di fianco, con il vecchio San Siro in parte abbattuto, facendo tutto in fretta perché non scada il vincolo, e sullo stadio siamo qui. Quindi, diciamo così, non abbiamo fatto sicuramente nessun passo avanti significativo, meglio li abbiamo fatti, in parte ce li siamo rimangiati. Dal punto di vista della questione sportiva, insomma, sotto gli occhi di tutti non siamo andati meglio, anzi siamo andati peggio. Le 2 campagne europee sono andate peggio, la scorsa campagna, diciamo così, il campionato ha fatto registrare un secondo posto, che i chiari di luna di quest'anno è incredibilmente positivo, e è comunque un anno non positivo perché il Milan è uscito dalla zona di dal poter vincere lo scudetto direttamente a ottobre, quindi dopo 2 mesi di stagione. Ma va bene, è inutile che ce lo ricordiamo, lo sappiamo tutti come sono andate. Dal punto di vista sportivo, quindi la questione non è migliorata. Morale, insomma, Redbird è nato in continuità per quanto riguarda i ricavi, che sono sicuramente aumentati, ma insomma dal punto di vista sportivo e stadio non è andato tanto bene, nemmeno dal punto di vista gestionale, visto che, come abbiamo raccontato negli ultimi anni,
La gestione del Milan è stata pessima, è stata piena di contraddizioni, di lotte, di partitismo, è stata una lotta continua. Chi ha visto vincere o comunque sta vedendo vincere una parte per il semplice fatto che quella parte ha molto più potere, quindi sta esercitando quello che è il suo potere. Adesso ne andremo a parlare per capire invece cosa succederà in futuro, perché dobbiamo parlare ovviamente di direttore sportivo, eccetera, eccetera. Insomma, nient'altro da dire per quanto riguarda la nostra proprietà. La gestione è stata cattiva, non sicuramente una buona gestione. Sempre se l'obiettivo non era solo e soltanto migliorare i ricavi. E allora, da quel punto di vista, siamo andati addirittura bene. Ma la gestione, come hai detto, che era stata data in mano dalla proprietà, allontanando Maldini e Massara al binomio Moncada e Furlani, non è andata bene, nemmeno quando è stato aggiunto Zlatan Ibrahimovic, così che insomma, le persone diventassero tre. E non è andata bene, anzi è diventata addirittura peggio. E da qui in parte ripartiamo, cioè da Zlatan, che forse è il vero grande sconfitto della situazione. Insomma, la proprietà la conosciamo come questione un pochino più ampia. Zlatan non esce bene dalla situazione. Guarda, Zlatan è stato tanto per la storia ultima del Milan. È stato quello che ha fatto vincere sul campo l'ultimo scudetto insieme agli altri, riportando una certa mentalità, riprendendo un discorso lasciato dietro quando è andato via al Paris Saint-Germain, dove era stato l'ultimo a portarci uno scudetto, anche in quella circostanza. Insomma, aveva un ricordo dentro la tifoseria importante, ecco. È quasi un appello a Zlatan, non bruciamoci quello che è stato. Forse in questo momento è meglio alzare la mano e passare la mano. Scusate il gioco di parole. Capisco che lui sia partner di Red Bull e quindi non serva soltanto una lettera di dimissioni per andare, quindi magari o farsi spostare su altro affare di Red Bull o entrare in un'altra situazione. Ma credo che per il bene di Zlatan forse questo è il momento di dire ciao, o di dire addio, arrivederci, insomma, decidete voi, proprio per non andare completamente a rovinare la storia che lo lega al Milan da calciatore, perché da dirigente è un po' sotto gli occhi di tutti, insomma, non ha fatto sicuramente bene, anzi, è stato il frontman soprattutto di quest'ultimo anno, un frontman che non vuol dire che era un one man show, come lui ha spesso detto, e ci ha spesso voluto dire, rimarcando che era un concetto molto più ampio la gestione del Milan che riguardava la D Forlani e il direttore tecnico Moncada. Ma insomma, è stato il frontman di questa stagione, ha innegabilmente sbagliato tanto insieme ai suoi compagni del gruppo di lavoro integrato e probabilmente forse pagherà per tutti, forse sarà l'unico che pagherà, perché insomma c'era stato detto 3 anni fa che gli americani lasciano lavorare, ma poi se non porti risultati vai via a casa, non mi sembra stia accadendo. Anzi, insomma, mi sembra che siano belli tutti tranquilli e sereni al proprio posto. Moncada semplicemente torna a fare il capo scout, ma è quello che ha fatto anche adesso. In buona sostanza faceva il direttore tecnico per modo di dire, perché tanto controllo su quello che era il lato squadra non ce l'ha mai avuto. Ha avuto magari un pochino più di peso nella scelta di qualche giocatore che non consigliavo soltanto, ma che decideva di comprare. Ma insomma, poco cambia, farà un mezzo passo indietro in una sorta di comfort zone dove insomma ha dimostrato di non essere nemmeno tutto questo genio incredibile che c'era stato spacciato per anni, perché quando è stato il momento di scegliere lui, senza più la foglia di fico dei dirigenti che nel caso facevano il bene o il male del Milan, ascoltando le sue proposte, insomma, abbiamo visto che ha portato 2 o 3 buoni giocatori, ottimi giocatori, ne ha portati un altro paio discreto e ne ha portati 6, 7, 8, avvallando anche lui le decisioni o facendole in prima mano che insomma non sono state particolarmente positive. Per Zlatan vale l'aggravante anche di Milan Futuro, Milan Futuro che è ultimo, un progetto completamente senza senso, quello messo in piedi, prima cercando di mettere pochi giocatori di categoria, non capendo che si andava a fare un campionato di C,
dandolo in mano a un dirigente che non aveva nessunissimissima esperienza di Serie A, di B, di C, di Italia e di come si fa questo mestiere qui, soprattutto in una Serie C italiana, cioè Chiroschi, mettendo a capo tecnico Bonera alla primissimissima esperienza da capo allenatore, dove per paradosso serviva invece tutt'altro, il contrario, visto che il progetto era nuovo, i giocatori si affacciavano, soprattutto i tanti della primavera, per la prima volta in un campionato professionistico, serviva qualcuno che li sapesse guidare con grande esperienza. Invece abbiamo fatto esattamente l'opposto. Ma vabbè, insomma, i risultati purtroppo sono abbastanza chiari e evidenti con la classifica. Pagherà per tutti, pagherà anche il fatto di non essere più riuscito ad avere un peso all'interno dello spogliatoio, perché è abbastanza innegabile che la squadra, insomma, in questo momento sopporti Ibra, più che lo veda come il dirigente col quale interfacciarsi, quello che fa un po' da ponte tra il resto della dirigenza e la proprietà e loro stessi, che in parte era stato il motivo per cui era arrivato 1 anno e mezzo fa circa, anzi 1 anno e qualche mese fa. No, pagherà l'avere sbagliato. Lui probabilmente pagherà, ma non so se è tanto per i suoi demeriti o perché, insomma, stava iniziando a pestare i piedi pesantemente a chi, insomma, i piedi non si vuole far pestare. Ho letto anche dei commenti. È normale che la D decida, insomma, perché fa la D, ma ci mancherebbe altro ed è giusto così, come decideva l'anno scorso, decideva 2 anni fa, però, come avevo detto ieri, non è che è capitato qui, è cascato da Marte il marziano, Giorgio Furlani, c'era qui, era qui da sempre, insomma, è sempre stato qui ed è giusto che decida, assolutamente sì. Mi sembra un pochino più fuori dalla logica che una D debba andare negli Stati Uniti a ricordare al proprietario che è lui che decide, al proprietario, che nel mentre sta facendo dei contatti diretti con il suo uomo di fiducia, cioè Ibra, per il ruolo di direttore sportivo. Ecco, questo mi sembra particolarmente lontano invece dalla logica, che un amministratore delegato venga scavalcato e una volta che lo va a ricordare al proprietario che esiste, che comanda all'interno della società, forse anche di più del proprietario stesso a questo punto, la questione si ribalta completamente, allora la D torna a avere le deleghe sportive e torna a essere lui in primo piano a dover fare i colloqui per il direttore sportivo. Ecco, questo sì, questo è particolarmente strano che debba accadere in una società. Se pensate che sia normale che una D prima venga scavalcato e poi bussando alla porta dello stesso proprietario che l'aveva scavalcato, gli ricordi che lui è la D, allora il proprietario si ricorda e gli dice sì, è tua la delega, va bene. Narnia mi verrebbe da dire, ma per dire come si dice sui social. Cosa mi era appuntato? A proposito di direttori sportivi, proprio per questo, insomma, avete visto che l'amministratore delegato a un certo punto ha rotto un po' gli indugi. Prima è andato davanti alle telecamere a dirlo e poi lo ha fatto concretamente coi fatti a ribadire il proprio ruolo di potere. Perché? Perché, come vi ho detto, sia per quanto riguarda il direttore sportivo, ma anche per altre circostanze, la parte Redbird stava andando un po' forse fa strano dirsi, in realtà dovrebbero essere i proprietari, dovrebbero infischiarsene, ma comunque stavano andando un pochino oltre, anche con qualche cambio a livello di prima linea di comando dirigenziale sotto i dirigenti. No, si stava andando un po' oltre e quindi come se fossero stati rimessi un pochino al loro posto. Ehm, vabbè, questo non è normale, ma va bene, ce lo prendiamo. L'augurio. L'augurio è che il prossimo direttore sportivo possa essere scelto dalla D e una volta scelto dalla D comandare lui dal punto di vista sportivo. È ovvio, con un occhio di riguardo della D che tutto vede e provvede, ma che la D possa tornare a fare quello che ad esempio faceva Antonello per l'Inter, cioè il puro e semplice amministratore delegato, con un uomo molto più dentro alle questioni sportive che invece prende le decisioni importanti e nel caso ne risponde. Visto che comunque in una scala gerarchica, se la D sceglie il DS, quindi il direttore sportivo è un suo uomo di fiducia, ha la fiducia della D per operare. E quindi opererà, spero, il direttore sportivo nello scegliere lui il prossimo allenatore, perché altrimenti ritorniamo nel loop. Cambiano soltanto i nomi e i cognomi, ma il loop continuerebbe. E quindi mi auguro che il prossimo direttore sportivo possa scegliere in autonomia
il prossimo allenatore, che possa essere scelto nel più breve tempo possibile, non perché insomma è brutto fare troppi colloqui di casting, ma perché abbiamo bisogno che il prossimo direttore sportivo inizi a conoscere la rosa e ad esempio non butti via il bambino con l'acqua sporca, vedi Rafael Leao, che insomma è stato messo dentro il calderone, ma insomma, poi avremo forse tempo per parlare di come sfruttare meglio i giocatori migliori della rosa, perché io mi auguro, e questo è l'altro augurio che faccio al Milan, è che il prossimo direttore sportivo costruisca la squadra in base a quelli che sono i 3-4 giocatori migliori della rosa e non in base a quello che passa al mercato o quello che vuole la proprietà o quello che vuole Tizio, Caio, il procuratore, eccetera. Il Milan ha un giocatore importantissimo, Rafael Leao, un altro importantissimo, Christian Pulisic, un altro molto importante, soprattutto per il centrocampo, che è Tijani Reinders. Con quelle caratteristiche che ormai conosciamo tutti, pregi e difetti di tutti, costruire il resto della rosa. Se a Rafael Leao non possiamo chiedere di rientrare come un matto o comunque di lasciarli magari gli ultimi 40 metri perché se piazza 10 scatti a partita dalla metà campo in su diventa estremamente efficace invece che doverne spalmare e farne 5 per correre all'indietro di 70 metri e 5 per correre in avanti di 70, forse allora è meglio mettergli alle spalle un uomo a metà campo che gli possa dare una mano in questo. Esattamente come è stato nell'anno della Champions e dello scudetto, dove abbiamo visto il miglior Rafael Leao casualmente. Perché c'era alle sue spalle Frank Kessie che copriva tutto e tutti, e insieme a lui Sandro Tonali e insieme a lui Ismail Benasser. In un centrocampo a 3 magari, insieme a Tijani Reinders dall'altra parte, il centrocampista X dietro Rafael Leao, che potrebbe anche essere Fofana, e a quel punto un centrocampista centrale barra, non so, se invece Fofana è spostato in mezzo, anche se io lo preferisco a mezzala, ma vabbè, questa è una questione molto personale. In un centrocampo a 3, che possa quindi permettere anche lo stesso Christian Pulisic di non ammazzarsi a fare il ruolo difensivo di mezzala in molte partite, come è stato quest'anno, e poi paga dazio per un mese e mezzo perché non ne ha più. Così come lo stesso Reinders, che l'abbiamo trasformato in qualsiasi cosa, ma che magari messo in una sorta di classica mezzala, che quando abbiamo la palla costruisce, quando non ce l'hai poi si rimette in posizione, ma non è costretto a fare 1 contro 1 a tutto campo, dove non è capace di difendere, di fare rientri difensivi efficaci. Lo abbiamo visto anche questo. Ma che invece un centrocampo a 3 deve coprire meno campo difensivamente e ha più tempo e spazio per andare in tre quarti, dove non c'è magari un tre quarti già lì bello fermo e finito, come in questo momento Joao Felix. Come da mezzala può andare lui a fare il tre quarti, come invece abbiamo visto è molto efficace. Insomma, costruire una squadra intorno a quelli che sono i 3-4 capisaldi tecnici di questa squadra. Poi ovviamente ci sarà tutta la questione che riguarda te o magari un difensore centrale di livello schifo non farebbe, le seconde linee, che tante delle nostre seconde linee hanno dimostrato dei limiti gravi, quindi magari potrebbero essere insomma, messe sul mercato. Insomma, la speranza è che il Milan possa ripartire da un vero e proprio uomo di campo, di calcio. Poi, insomma, ognuno di noi credo che ha un nome in testa, un preferito, o magari è semplicemente qualcuno che invece non vuol venire, non vuol vedere arrivare, scusate. Questo lo deciderà la D. E la D, nel caso dovesse saltare il progetto sportivo, nel caso pagherà le conseguenze o si prenderà i meriti del fatto di aver scelto la persona giusta al momento giusto, cioè il prossimo direttore sportivo. L'augurio finale è che il Milan diventi un po' più magro nelle linee di comando, basta questi gruppi di mega condivisione. Nel caso c'è un amministratore delegato, che vabbè, tanto non possiamo fare altro, ce lo dobbiamo tenere. Quindi l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore. Fine. 3 persone realmente nella linea di comando, aiutate magari da qualcun altro, ci mancherebbe altro, ma 3 persone soltanto nella linea di comando. Poi giocarsi le nostre chance, con l'augurio appunto che, essendo pochi, non ci si faccia ancora una volta la guerra nel caso in cui le cose non dovessero andare benissimo, perché tanto insomma, su questo invece siamo campioni assoluti. Grazie per essere stati qui. Vedremo cosa succederà con il prossimo direttore sportivo, quale sarà. Avremo i prossimi, credo, 10-15 giorni di tempo per
parlare, valutare chi sarà meglio, chi sarà peggio nel caso portare al Milan. Grazie a tutti, ci rivediamo presto. Alla prossima. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.